Salve a tutti! Oggi vi mostro come ripristinare un faro opacizzato o ingiallito dal tempo. In questo caso lo vedete qui, è smontato e quindi in un certo senso è più semplice perché evito di aggiungere il nastro di mascheratura per evitare di rovinare la carrozzeria, che in questo caso non c'è. Per l'occasione vado ad utilizzare un kit della 3M che avevo già usato per un altro faro, però in realtà non serve il kit, basta utilizzare lo stesso procedimento. Qui ci sono 6 carte abrasive da 500, 2 da 800, poi in più in questo kit c'è questo speciale disco di levigatura da 3000, poi c'è la spugna per la parte finale dove si aggiunge uno speciale polish, ma è possibile utilizzare altri prodotti lucidanti, quindi ripeto, questo è un prodotto che esce così in kit, però noi riusciamo anche a lucidare un faro senza tutto questo kit. Per l'occasione vado ad utilizzare un set per lucidatura della Parkside, l'ho già fatto vedere in passato in un altro video, non è potentissimo, funziona ad aria compressa. Ecco qui la lucidatrice, questi non li vado ad utilizzare ma potrebbero servire al posto di questa lucidatrice nasce per la lucidatura delle carrozzerie, a noi oggi però serve solo questo e questa. Qui ho il tubo dell'aria compressa, questo è tipo nastro carta, niente di più, niente di meno, e come vi ho detto prima viene utilizzato per riparare la carrozzeria quando ovviamente lucidate il faro che è ancora attaccato alla macchina. Questo è un caso che il faro sia staccato. Come vedete i dischi li ho già utilizzati e non è detto che funzionino perfettamente, però noi ci proviamo lo stesso. Ci sono 6 dischi da 500, 4 da 800 e questo speciale da 3000. Questo è il liquido, il polish adatto per i fari. In realtà in commercio ne esistono tanti tipi, quindi non dovete avere necessariamente questo. Ora, per la sicurezza utilizzate degli occhialini, perché altrimenti vi potrebbe andare qualcosa negli occhi, e anche una mascherina, perché magari i residui possono essere inalati. E c'è bisogno anche di una boccetta d'acqua. Ok, ne ho usati solo 2 da 500, mi sembra che la superficie sia abbastanza levigata. Ora passiamo alla carta vetrata più fine, quella da 800. Ovviamente utilizzando la carta vetrata da 500 ci si ferma quando l'ingiallimento non esiste più, o comunque si vede che lo strato è stato eliminato. In questo caso era solo opacizzato, però quando ci sono dei casi di ingiallimento pesante ve ne accorgete, perché il giallo se ne deve andare. A questo punto sono con l'800. In caso cambiate disco. Ora passo a questa speciale da 3000, però in questo caso devo utilizzare anche l'acqua mentre la passo.
Ok, ora passo alla lucidatura. Vado ad aggiungere questo polish per fari. Mi raccomando, sono importanti gli occhialetti di protezione perché potrebbe schizzare. Ok, vado. Come ho detto all'inizio avevo già utilizzato questo kit, quindi diciamo che il kit può andare bene per un paio di fari. Ed ecco qua la lavorazione terminata. Ovviamente il risultato finale dipende molto da quanto avete utilizzato la carta vetrata inizialmente. Se avete utilizzato tutto correttamente, il faro si presenterà liscio. Vi ricordo però che eventuali graffi profondi o imperfezioni particolari non vengono risolte, quindi se c'era un graffio sarebbe rimasto, però l'opacità o l'eventuale ingiallimento sparisce. E anche per oggi è tutto, io vi ringrazio tanto per l'attenzione, mi raccomando seguitemi su YouTube, su TikTok e anche sul mio canale Telegram, dove spesso aggiungo offerte di Amazon di prodotti che acquisto personalmente. Un saluto a tutti e ci vediamo ai prossimi video.